E ciao a tutti amici, io sono Franco Aversa. Come avete visto dalla sigla, questa scritta con ombre proiettate sul carattere stesso. Pensate, questo era un tutorial per After Effects che in DaVinci ovviamente non esisteva, quindi l'ho ricostruito io per voi. Sembra una cosa banale e invece non lo è. Come l'uovo di Colombo, se non sappiamo come fare, questo effetto è veramente difficile da ottenere, ma se seguite il mio tutorial in poco tempo lo realizziamo assieme. Quindi andiamo a creare una New Fusion Composition, andiamo a inserirla in timeline e andiamo in Fusion. Inserire una scritta e sovrapporre i caratteri, ad esempio in questo modo, ad esempio facendo uso del tracking, non serve a nulla perché in realtà i caratteri sono tutti sullo stesso piano. Quindi ricorreremo a un testo 3D. Andiamo a inserire però un background per avere uno sfondo e ora lavoriamo nell'ambiente 3D. Quindi andiamo a scrivere qualsiasi cosa, premiamo 1 per visualizzare il nostro testo e come vedete abbiamo un bel testo piatto tutto sullo stesso piano. Clicchiamo Light così avremo un riferimento con luci e ombre. Andiamo subito a inserire anche un merge, ci colleghiamo così possiamo visualizzare questo merge premendo 1. Andiamo a lavorare sul carattere, per ruotare vi ricordo Alt e rotellina del mouse. Andiamo a estrudere il nostro carattere, quindi da Inspector sul nodo testo andiamo su Extrusion e andiamo a dare una profondità. Inoltre potremo anche dare uno spessore del bordo, quindi bevel e bevel. Ecco qua ottenuto il nostro font, non esageriamo comunque. Cosa succede adesso? Se noi proiettiamo, inseriamo una luce che è lo spotlight, la luce che ci andrà a creare un'ombra, andiamo a tirare indietro questa luce, eccolo qua, e dobbiamo far sì che questa luce vada a riempire tutto il carattere, per cui portatela indietro e aprite anche bene il cono. Come vedete abbiamo un testo pulito, ovviamente senza nessun'ombra. Potete anche colorarlo come desiderate, andiamo ad esempio a farlo giallo e abbiamo anche un effetto della luce. Questo poi si può in secondo tempo regolare dai materiali. Andiamo ora a inserire un render perché è da qua che si attivano luci e ombre. Andiamo a visualizzarlo qui, premiamo 2 e ecco, infatti vediamo la nostra scritta così. Attiviamo luci e ombre e ora abbiamo l'effetto. Andiamo a inserire anche una telecamera con la quale andiamo a inquadrare il nostro testo. Cercate che sia più parallela possibile il testo, quindi centriamo il testo e andiamo semplicemente indietro senza modificare l'altezza della camera. La magia avviene qua, andiamo sul testo e andiamo su transform, andiamo su carattere e ora ruotiamo il carattere sulla sua asse Y. A cosa servirà questo? Non esageriamo e andiamo a spostare la telecamera lateralmente. Già qua si capisce che sembrerà che i caratteri siano sovrapposti perché da un altro punto di vista invece di vedere questo vedremo questo, vedete? Quindi andiamo a posizionare la telecamera esattamente qui. Possiamo farlo anche semplicemente cliccando qua, andando su Copy Photo to Camera e avremo, come vedete, in uscita questo qui. Possiamo avvicinare un po' la camera, se abbiamo bisogno possiamo metterci in top. Ecco qua cosa vediamo, vedete che i caratteri sono sovrapposti effettivamente uno all'altro da questo punto di vista e avviciniamo la camera trascinandola dritta. Però cosa vediamo? Vediamo che
questo testo diventa sempre più piccolo. Allora questo effetto potete usarlo solo con scritte, non aggiungete altri oggetti, perché quello che andremo a fare adesso per far sembrare il nostro testo tutto uguale è quello di andare sulla telecamera e invece di prospettiva mettere orthographic. In questa maniera, come vedete, tutto il testo verrà appiattito. Ora torniamo sullo spotlight e lo spostiamo lateralmente, lo ruotiamo e sulla luce andiamo a attivare Shadow, Enable, Density e andiamo a spostare la luce lateralmente finché la nostra ombra non verrà proiettata sul carattere che segue. Se volete ammorbidire l'ombra, possiamo eventualmente ingrandire un po' size e riposizionarci il tutto. Se vogliamo ammorbidire l'ombra, su Spotlight troviamo Softness e qua abbiamo diversi tipi di softness, ad esempio variabile veloce, ecco qua come vedete è molto morbido, variabile, e con questo variabile avremo la possibilità di passare da ombra rigida a morbida. Ecco qua questo effetto, come vedete è veramente simpatico. Se torniamo sul testo, sul nostro materiale shading, abbiamo la possibilità di regolare questo bagliore. Se noi volessimo far sembrare il nostro font non colpito da luce ma che abbia solo l'ombra, potremo abbassare la specularità. Eccolo qua, il nostro testo presenterà solo l'ombra e non la luce. A me piace un po' anche con un po' di luce. Inoltre, per dare un tocco finale al tutto, dopo il render andremo ad aggiungere un soft glow. Andiamo a visualizzarlo premendo 2, questo andrà a creare un bagliore, come vedete andrà a ammorbidire il tutto, e regoliamo gain, threshold e glow, che è l'alone attorno, e in questa maniera abbiamo ottenuto anche un po' di emissione luminosa. Come vedete, la proiezione di ombra sul carattere ovviamente dipende dallo spotlight, quindi adesso mi sposto in prospettiva e quindi andando a posizionare lo spotlight potrò proiettare l'ombra più giù solo in orizzontale e poi insistendo, come vedete, la vado a sovrapporre di più, di meno. Ovviamente anche la proiezione dell'ombra dipende dalla scrittura stessa, perché con alcuni caratteri magari risulta molto più carina. Sempre sulla luce possiamo andare a regolarne anche la densità, come vedete, e addirittura il colore, per cui ad esempio potremo proiettare un'ombra rosso scura su un carattere giallo. Andiamo a inserire questo nodo giù nel nostro background, andiamo a inserire un gradiente, andiamo a visualizzare l'uscita premendo 2 e qui possiamo regolare anche come fosse la luce e l'ombra. Quindi la luce da questa parte andremo a fare un colore più chiaro, mentre dall'altra potremo andare a fare un colore più scuro per risimulare anche qua luci e ombre. Se andiamo a spostare questo punto di fine possiamo regolare anche lo start della nostra sfumatura. Ovviamente questa inclinazione della linea deve seguire l'inclinazione della luce, perché se io la luce la sposterò dall'alto potrò inclinare questa linea per risimulare lo stesso tipo di sfumatura. Come vedete, un effetto simpaticissimo. Poi giocando sempre sul testo, sul tracking, ad esempio possiamo fare l'effetto di andare a far comparire le lettere e, come vedete, anche sovrapporle ulteriormente, oppure viceversa iniziare da caratteri sovrapposti e poi farli
aprire per ottenere il nostro effetto. Bene, un effetto, come avete visto, simpatico, ma che si poteva ottenere solo in questo modo. Provate altre soluzioni. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi invito a iscrivervi al canale se non siete iscritti e cliccare sulla campanella per essere avvisati sempre quando posto nuovi video. Ciao a tutti!